Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Nell'ultima guida avevo fatto un intro, se vi ricordate, se avete visto la guida, e spero che le seguite puntualmente tutte quante, dove parlavo di Automatic 11.11 e di come la situazione fosse un po' stagnante. Pochi sviluppi, pochi aggiornamenti e nel tempo mi ha portato questa situazione a passare quasi completamente a ConfUI e a non fare più guide su Automatic, perché in realtà rendeva tutto molto complesso utilizzare quella web UI avendo anche una scheda video con pochi giga di VRAM e soprattutto stando su modelli di Stable Diffusion XL. Probabilmente anche il creatore di ControlNet ha visto la mia guida, giustamente perché è un iscritto al canale, anzi iscrivetevi se non lo siete ancora, e ha deciso di fare una cosa che piacerà un sacco a tutti voi, ovvero ha preso Automatic 11.11 e l'ha ottimizzata, l'ha sistemata, l'ha migliorata con dei risultati fantastici che ci permetteranno di tornare a utilizzare questa web UI e a generare senza più pensare così tanto a ConfUI. Non è paragonabile allo stesso modo, perché sapete benissimo che ConfUI ha i nodi e quindi è personalizzabile in un modo incredibile, però chi ama l'interfaccia di Automatic resterà completamente soddisfatto e so che vi piacerà tanto. Questa web UI si chiama Forge, ma in realtà vedrete anche nella guida che è praticamente Automatic 11.11, ma in una versione migliorata drasticamente. Ma andiamo a vedere subito nella guida come installarla e come fare delle generazioni da zero con un flusso di esempio. Partiamo allora subito dalla pagina di GitHub di Forge, che è una rivisitazione della web UI di Automatic 11.11, un po' ottimizzata e migliorata in tutto quello che mancava all'altra web UI, con un bel po' di aggiunte. In questo pezzo ci spiega perché si chiama Forge, perché si ispira a Minecraft Forge, e la cosa più interessante, questi dati sono fatti a riferimento a Stable Diffusion XL a 1024, che se avete una GPU con 8 GB di VRAM c'è circa un 30-45% di velocità in più nel generare, e la memoria occupata passa da 1,3 GB a 700 MB. Nel secondo passaggio parla anche di schede video con 6 GB di VRAM con una velocità che aumenta dal 60 al 75% e la memoria passa da 1,5 a 800 MB occupata, oltre al fatto che comunque è possibile fare delle risoluzioni maggiori, anche di parecchio. L'unica poverina che ha un piccolissimo aumento di prestazioni è la 4090, va da 3 al 6% in più e la memoria passa da 1,4 GB a 1 GB. Cioè, se stavate per comprarla, non compratela, prendetene una da 6 GB. No, comunque, ma in generale, anche se è una scheda video ultra potente, è sempre qualcosa in più avere questi miglioramenti. E oltre a tutto questo, usare Stable Diffusion XL con ControlNet va a una velocità maggiore dal 30 al 45%. Ma non è solo questa la parte interessante, il fatto che sono state aggiunte un sacco di cose in più che trovate già appena installata, senza dover star lì a impazzire fra estensioni e cose varie. Fra le varie cose aggiunte c'è Unit Patcher, grazie al quale è stato possibile aggiungere una serie di, chiamiamole estensioni, ma comunque di metodi di aggiunte, grazie al quale è stato possibile aggiungere tante altre cose che sicuramente vi aiuteranno nell'elaborazione, ma ovviamente che non vedremo in dettaglio in questa guida, altrimenti diventerebbe lunghissima. Ma una cosa che voglio farvi notare interessante è che c'è Stable Video Diffusion già inserito, oltre al fatto che c'è la maschera all'interno di ControlNet e tante altre cose. È una cosa a cui ci tiene particolarmente dire che l'interfaccia rimarrà sempre la stessa e sarà sempre quella di Automatic 11.11, ma non ho detto chi è che si è messo dietro a questo progetto per darvi un risultato del genere, ed è una persona che ha già dato un bel contributo a Stable Diffusion, ovvero questo personaggio che adesso provo a dirlo, non so se sia giusto, ed è Illy Saviel, il creatore di ControlNet, quello che ci permette di elaborare in maniera guidata tramite le maschere su Stable Diffusion con i modelli, i processori e tutto quanto. Ma andiamo subito all'installazione. Da questo punto in poi ci sono due strade. Se siete completamente nuovi su Stable Diffusion e non avete mai installato una web UI e state partendo proprio da 0000, allora dovete scaricare questo pack. Vi dico subito, sono circa 1,7 GB e vi scarica tutto quello che serve. Al contrario di web UI come ConfUI e Focus, queste web UI come Automatic e Forge si basano sull'installazione di Python a sistema, mentre le altre due ce l'hanno già incluso nella loro cartella. Allora voi, scaricando questo file, vi ritrovate esattamente questo. È un .7zip. Se non riuscite ad aprirlo, o installate WinRAR o installate 7zip.
Questa è proprio la cartella che poi conterrà la vostra web UI di Forge. Di conseguenza, se volete la rinominate come preferite, altrimenti la lasciate così, ma soprattutto se dovete spostarla, spostatela adesso, perché una volta che l'avete dizippata sono 5 giga, ma ne dovrà scaricare altri, poi dovrete aggiungere altre cose. È meglio che la spostate adesso piuttosto che dopo. In realtà potete spostarla quando volete, perché non farà dei collegamenti assoluti, ma saranno sempre relativi alla sua cartella. Io la lascio sul desktop perché vi faccio solo vedere. In realtà io questo procedimento non l'ho fatto, ho fatto il procedimento che vi faccio vedere dopo, perché ho già Automatic 1111 e già elaboro senza problemi. Voi dovete andare in questo procedimento. Primo passaggio è l'update, e l'update a sua volta fa partire quello che gli serve per aggiornare la cartella e scaricare tutti i file che gli servono. Vi faccio vedere. Lui fa partire l'installazione praticamente di Python e lo configuro come path di sistema. Praticamente va a pescare qua dentro tutto quello che gli serve, installa Python, installa Git, in modo tale da poter poi proseguire con l'aggiornamento dopo. Vi aprirà il prompt, inizierà a scaricare, e fate attenzione perché serve la connessione a internet per fare questi passaggi, perché scaricherà dei file ed è facile anche che qualcuno di questi pesi qualche giga. Ora, una cosa che vi consiglio di mettere è appunto l'Xformer, quindi prima di fare run.bat voi scendete qua dove c'è scritto web UI user bat, fate modifica nel blocco note e qua dove c'è command line args fate trattino trattino, scrivete Xformer e salvate, chiudete e salvate. Però prima di far partire il run.bat vi consiglio una cosa in particolare: se voi lo fate partire così lui non trova i modelli di Stable Diffusion e inizierà a scaricarvi Realistic Vision, se non ricordo male 1.5. Ecco, prima di farlo partire dal run.bat voi andate in Stable Diffusion e qui dovete mettere i modelli. In questo caso, visto che se state seguendo questo passaggio siete proprio nuovi, vi consiglio di scaricare questi modelli. Voi andate su CVTI, non dovete per forza iscrivervi, andate qua, fate filters, all time, checkpoint type lasciate all, andate qua sotto e fate Stable Diffusion XL 1.0. Vi mostrerà tutti i modelli compatibili con Stable Diffusion XL. Questo è proprio Stable Diffusion XL. Se voi aprite questa scheda dovrete scaricare sia il base che il refiner, lo scegliete qua dalla schedina in alto. Una volta scelto fate il tastino qui e scaricate il file, che sarà un file .safetensor. Quel file che avete scaricato lo dovete mettere esattamente in questa cartella, cioè Model Stable Diffusion. Per usare Stable Diffusion XL dovete avere anche il refiner, devono essere messi nella stessa cartella, dopo vediamo come utilizzarli in Forge. Ci sono però anche altri modelli che sono usciti nel frattempo, potete scegliere quello che volete. Io ho fatto anche una guida sui migliori di Stable Diffusion XL, potete vedere anche quella. Per esempio in questo caso se noi apriamo Juggernaut potete sempre scaricare qua il file .safetensor e questo modello non richiede il refiner. Una volta scaricato lo mettete sempre qua dentro. Un'ultima cosa che vi consiglio di scaricare è questo qui, che serve per l'upscaling. Voi lo scaricate, vi fate una nuova cartella e la nominate così e qua dentro ci mettete questo file che avete scaricato 4x Ultra Sharp, che servirà per l'upscaling. Una volta fatto tutto questo siete pronti e potete fare run.bat e lui partirà, vedrà già dentro i modelli che gli avete messo, non vi farà un altro download e vi aprirà automaticamente la web UI. Mettiamo caso però che avete già Automatic 1111, avete già installato Git, avete già Python, state già generando con Automatic. Attenzione, non con ConfUI e neanche con Focus come ho detto prima, ma con Automatic 1111, perché quella web UI si rifà al Python di sistema. In questo caso facciamo come abbiamo sempre fatto, cioè un esempio, faccio una nuova cartella, la apro, qua sopra faccio cmd e mi apre il prompt direttamente in questa cartella. Qua copio il link, vado sul mio prompt, scrivo git clone, incollo il link e faccio invio. Lui copia tutto il repository, mi prepara la cartella di Forge. Ora se io guardo la cartella mi ha creato quello che mi serve per poter avviare la web UI. Stessa storia di prima, ora è il momento per spostare la cartella dove volete, se dovete metterla in qualche posto in particolare. Una cosa che vi consiglio è non mettetele mai sopra gli hard disk meccanici queste web UI, perché altrimenti vi andranno in modo estremamente lento nel caricare i modelli e vi compromette la generazione in generale. Io consiglio proprio un M2, un SSD, così aiutate la scheda video nel passaggio dei file. Ora se siete sicuri di lasciarla qui dov'è, facciamo due cose prima di avviarla. La prima, andare qui su web UI user bat e fare modifica nel blocco note. Qua e gli aggiungiamo trattino trattino
-xformers e salvate. Prima di avviarla andiamo sempre in Models e qua gli aggiungete soprattutto un modello all'interno di Stable Diffusion, perché così non vi scarica quello suo di base, ma avete già un file all'interno, lo vede e non parte a scaricare e allungarvi la creazione della cartella. Perché nel momento in cui voi andate a fare doppio clic su Web UI UserBat, parte la creazione della cartella Venv. Sono un po' di giga che deve scaricare, ricordatevelo. Ci metterà un pochettino, non tantissimo, ma considerate questa cosa, almeno se avete già i modelli gliene buttate uno lì. Prima fategli fare l'avvio, una volta che si è avviato e tutto, a quel punto spostate proprio tutti i file che dovete spostare, perché molte cartelle vengono create dopo. Io mi sono fatto la mia cartellina con la mia icona, poi ve la condivido anche in descrizione se vi piace. L'ho fatta sempre tramite Stable Diffusion con un LoRa che crea i loghi, e apriamo la nostra Forge. Non è veloce ad aprirsi come ConfUI, è in linea diciamo a Automatic 11.11, però considerate che qua di base ha molte più cose aggiunte. Ci sta caricando l'interfaccia ed eccola qua, ed è praticamente Automatic 11.11 in sostanza. Ha cercato di mantenere più simile possibile l'interfaccia. Questa guida ovviamente la sto facendo per chi sta iniziando e per chi già la usa. Ovviamente non mi soffermerò su tutto perché diventerebbe una guida abnorme, però cerco di farvela vedere molto velocemente. Guardando l'interfaccia dall'alto, selezione modelli, qua vi fa vedere tutti i modelli che avete caricato nella vostra cartella, cioè esattamente in Model Stable Diffusion. Io ho buttato tutti quelli che avevo di Automatic e adesso posso sceglierli qua sopra. L'SD VAE ve lo vede se l'avete messo in Model VAE, ma anche qua molti modelli ce l'hanno già incluso. Una volta si usava tanto, adesso sinceramente io non vado mai a variare il VAE, però può tornare utile. Qui è il clip skip e qua iniziamo ad entrare nel prompt. Anche in questo caso ho fatto una guida su come andare a creare il prompt e a generare un'immagine da zero. Di conseguenza vi consiglio di vedere quella prima di tutto e familiarizzare un po', perché anche se quelle guide sono fatte per Automatic 11.11, la software è la stessa, cioè questa è la stessa interfaccia. Poi abbiamo sempre il solito sampling method, ma come diceva qua ci sono dei sampling method che non c'erano in Automatic 11.11, l'Iris Fix, il Refiner, che qua andate a scegliere il modello che avete scaricato prima, Refiner. Qua sotto partono tutte quelle estensioni già integrate. Spiegarle tutte diventa un po' complicato. Vediamo essenzialmente ControlNet, che è sempre il solito ControlNet. Anche qui avevo fatto una guida che spiegava un po' la 1.1, che è la versione sulla quale si basa questa interfaccia. La differenza vera è che se qua mettiamo un'immagine, spuntiamo Use Mask, ci permette di utilizzare una maschera come se fosse l'InPaint, cioè se io adesso qua faccio così, lui userà ControlNet solo nella parte dove gli ho detto di usarlo, e questo è molto interessante perché si possono unire più unit, e li vedete che se chiudete qua abbiamo 3 unit di base, che sono già tante. L'unica cosa, fate attenzione che quando attivate una di queste qua sotto e lo chiudete, per esempio in ControlNet vi dice che c'è un'unità attiva, ma se lo fate qua e fate enable e lo chiudete, non sapete che è attivo, solo aprendolo capite che è stato abilitato, di conseguenza fate attenzione. FreeView può essere utile per migliorare la generazione. Il Dynamic Threshold dovrebbe essere che vi permette di fare un CFG molto alto, tipo 20, e riuscire ad avere una bella generazione. Il CFG serve per cercare di istruire meglio la generazione su quello che avete scritto, perché spesso non si avvicina, ma se alzate tanto il CFG rovina tutta l'immagine. In questo modo invece, usando questo Dynamic Thresholding, vi permette di aumentare tanto il CFG scale ma fare come se fosse basso, in poche parole. È una spiegazione molto semplificata perché in realtà sono molto complesse queste cose che hanno aggiunto e anch'io sto cercando di capirlo un attimo. Sicuramente ControlNet e FreeView sono quelli che potrebbero servirvi di più, ma se guardiamo le cose aggiunte con Forge possiamo vedere che c'è Stable Video Diffusion con le stesse impostazioni di ConfUI. Qua inserite l'immagine, dopodiché gli dite il modello che è da mettere sempre nei models ma in Stable Video Diffusion. Io qua ho caricato i miei modelli, dopodiché stesse impostazioni di quello che avevamo visto nella guida di ConfUI. Potete variare il sampling method, lo scheduler e lo fate andare. Ovviamente qua non abbiamo i nodi come ConfUI, lui si limiterà a fare l'elaborazione e farvi un video. Dai test che ho fatto non è che viene benissimo, ma proprio perché in ConfUI ci sono dei nodi dopo che si occupano meglio dell'elaborazione. Questa scheda Z123 è l'elaborazione dell'immagine da più punti di vista, cioè se voi gli date un oggetto lui dovrebbe riuscire a farvi altre inquadrature. Io non ho mai trattato questa cosa perché
non mi entusiasma molto il risultato. A tutto questo io gli ho aggiunto 3 estensioni. Le estensioni che vi permette di mettere l'aspect ratio e la risoluzione di Stable Diffusion XL, il prompt generator e l'image browser. In realtà il prompt generator l'ho messo solo per la guida, per farvi vedere, perché non lo uso mai, ma per farvi capire come trovare queste estensioni basta che qua fate available, load from, io tolgo installed e per esempio qua scrivete plus e in questo caso è aspect ratio selector plus. Poi nella descrizione vi metto il txt con le risoluzioni e adesso vi faccio vedere come può tornare utile. Dopodiché mettiamo prompt generator e installate questa, fate sempre install. Per finire image browser, che è questa qua, fate sempre install, lui poi vi dà un feedback che è installato, lasciategli il tempo di installarla, di darvi un risultato. Quando avete fatto queste 3 fate installed e fate apply in restart UI, lui ricarica tutta l'interfaccia e dovreste ritrovarvi con prompt generator, image browser e qua sotto questo spazio qua, che non avrà questi numeri perché poi vi dico dove mettere il file che vi allegherò, ve lo scriverò in descrizione, in modo tale di avere le esatte risoluzioni che vuole Stable Diffusion XL. Poi volendo potete farne anche altre, ma queste erano quelle consigliate. Così quando voi per esempio cliccate 1024, vedete, vi imposta già 1024, se fate per esempio 640 e il suo aspect ratio vi mette l'esatta risoluzione che vuole Stable Diffusion XL. Se andiamo nel prompt generator, qua per esempio gli potete dire, metto una cosa veramente semplice, poi gli spuntate questa casella in modo che vi fa le virgole e fate generate e vi crea dei prompt che voi potete prendere e mandare direttamente o al text to image o all'image to image. Facciamo tipo send text to image e ce l'avete già qua, così nel caso state iniziando almeno avete una base. Poi in realtà questi prompt generati così lasciano un po' il tempo che trovano, servono per iniziare fino a un certo punto, ma poi dovete un attimo sperimentare voi, perché in questo modo probabilmente vi viene fuori qualcosa di carino, ma da qui a venire qualcosa di bello già è difficile. Se fate XL spesso basta mettergli soltanto una cosa così, ma attenzione, nel caso non fate illustrazioni, disegni e robe di questo tipo, ma state facendo un'immagine che deve sembrare realistica, allora questo vi va bene per qualsiasi prompt, io lo lascio sempre così. Nel momento in cui invece fate un'illustrazione, un disegno, togliete ovviamente tutta questa parte qua e magari gli mettete così, evita di farvi una foto, vi evita di fare una roba realistica. In poche parole, in base a cosa state generando voi, ma ho fatto tutta una serie di guide su queste cose e far vedere tutto in questa guida di installazione sarebbe veramente troppo lungo. Facciamo caso che lo lasciamo così e proviamo a fare una generazione. Allora lasciamoli semplicemente così, va bene, step glielo metto a 35, refiner non lo metto, la risoluzione è quella lì, il 7 va bene, magari mettiamoli il FreeU che è già attivato. In questo momento io ho la GPU occupata per 4 giga, come diceva su GitHub, effettivamente Stable Diffusion XL 4 giga precisi. Ci provo a generare lasciando OBS attivato, roba che con Automatic 1111 non mi è possibile perché mi viene fuori l'avviso che c'è troppa VRAM e spesso va in crash tutto. Proviamo a generare. Allora vedo che proprio a filo, ma sembra che ce la faccia, cioè così riesco a generare con OBS attivato. Vediamo cosa ci ha fatto. Ci ha fatto questo, oddio, c'è il manico dell'ombrello che per conto suo, però ci ha generato questa immagine. Adesso ovviamente è solo un test, ma è per dare un'idea. Diciamo che come prestazioni non è male, è riuscito in 25 secondi senza il refiner a darci un bel risultato. Alla fine è un modello non turbo questo e soprattutto non ha saturato la VRAM nonostante io abbia OBS attivato e solo 8 giga. A questo punto abbiamo una serie di icone qua sotto, possiamo volendo salvarla, possiamo mandarla all'image to image, all'inpaint, possiamo mandarla all'extra, cioè fare l'upscaling, possiamo mandarla anche a Stable Video Diffusion o addirittura c'è un tasto per farla rigenerare con l'Ares Fix. Ma adesso per farvi vedere la mandiamo all'inpaint, così almeno avete un'idea anche per fare un flusso completo, anche se solo la guida dell'installazione. Con l'inpaint possiamo aggiungere dettagli. Facciamo che, visto che è venuto malissimo, diciamo che è una spada laser. Poi gli dico, vediamo se basta. Secondo me non basta, però proviamo. Andiamo qua sotto, gli diciamo only masked, se no piglia tutto. Lasciamo gli step come sono, lui vede tutto. Ecco, il denoising magari lo abbassiamo un pochettino,
facciamo 45, proviamo a vedere. Se volete andare più nel dettaglio, quando avete il mouse sopra l'immagine premete S e ve lo fa tutto schermo. Se tenete premuto Alt e usate la rotellina, zoom. Se volete tornare indietro, S sempre e S ancora, torna così. Adesso facciamo Generate. In questo caso sicuramente ce la fa perché non sta facendo tutta l'immagine, ma sta solo facendo questa parte. Ok, non ha capito che doveva fare una lightsaber, però qualcosa l'ha fatta, anche se vabbè. Comunque questo era ovviamente un test, non stiamo adesso a entrare nel dettaglio. L'image browser serve che quando andate qua e fate first page vi mostra tutte le generazioni fatte recentemente. Io ne avevo fatte altre prima e questa è l'ultima. Da qui avete modo di mandarla nuovamente alle altre schede, cioè all'image to image, all'inpaint, all'extra. Decidete un po' voi e avete questo browser in tutte le altre schede. Avevo fatto una guida solamente su questa estensione, ma se torniamo nell'image to image possiamo dirgli mandalo all'extra e a questo punto abbiamo già l'immagine per l'upscaling e qua trovate tutti i metodi di upscaling già presenti. Questi sono quelli che ho scaricato io e questo era quello che vi dicevo prima, l'ultra sharp 4x, quindi è già fatto per andare in 4x. Voi fate generate e vi fa l'upscaling dell'immagine. Anche in questo caso ci sono una serie di cose che si possono attivare che sono state aggiunte in questa web UI, ma ovviamente sono un pochettino più complesse e non le vediamo adesso. Ok, e ce l'ha fatta upscalata. E questa è Forge. Ovviamente non vado nel dettaglio come ho detto già più volte, ma avrete notato quanto è molto più veloce e molto più versatile, oltre al fatto di avere ControlNet integrato e ottimizzato per tutto, perché alla fine è il creatore di ControlNet che ha fatto questa rivisitazione di Automatic 11.11, dandoci da pensare che probabilmente verrà sempre più inglobato. Una cosa molto interessante secondo me è anche questa. Guardate, se io faccio genera, lui inizia a generare, facciamolo partire, ok, adesso gli dico interrompi, non è come ConfUI però interrompe, cioè avete visto? Interrompe la generazione, non passano 20 minuti come fa Automatic 11.11 che alle volte devi addirittura chiudere il prompt per farlo andare. Questo se gli dite interrompi, interrompe la generazione e credo che sia la svolta che serviva per Automatic 11.11. Se volete avere la cartella di Forge sempre aggiornata potete fare una piccola aggiunta al file di avvio, al web UI user bat. Voi fate tasto destro, modifica nel blocco note e a questo livello mettete git pull, che altro non è che il comando git per aggiornare la cartella direttamente dal repository di GitHub legato. Questa parte qui io l'ho saltata prima, ma è la parte dove potete mettere gli indirizzi della vostra cartella di Automatic 11.11 in modo tale che possa pescare da lì tutte le cose che avete già scaricato come i checkpoint, i LoRa, gli embeddings. Voi gli mettete l'indirizzo della vostra cartella e tutte quelle sotto che vi vengono chieste. L'ho saltata perché secondo me ha poco senso settare queste robe qui, per via del fatto che Forge non è altro che un Automatic 11.11 migliorato. Non so quanti di voi vogliono avere entrambe le web UI, io penso solo inizialmente per provarla, ma poi quasi sicuramente o si rimane su Automatic o si passa a Forge. Forse ha senso se alcune estensioni andranno solamente con Forge e altre con Automatic, ma da quanto ho visto tutto ciò che va con Automatic va anche con Forge, ma questo lo vedremo utilizzandole. Lo so, state già sorridendo del fatto che Forge sia una versione di Automatic 11.11 elevata all'ennesima potenza. Dovete provarla per capire quanto sia più veloce, quanto occupi meno VRAM. È quell'Automatic 11.11 che ci aspettavamo da un sacco di tempo e che tutti speravano sarebbe arrivata, ma poi non è più arrivata, anzi è rimasta lì abbandonata. E non so esattamente il motivo, ma purtroppo non è mai stata aggiornata come doveva essere aggiornata. E fortuna ci ha pensato il creatore di ControlNet, che ha aggiunto tutto quello che mancava, l'ha migliorata, l'ha resa più prestante, paragonabile a ConfUI, anche se sappiamo benissimo che non è personalizzabile allo stesso livello, ma che sicuramente renderà felici un sacco di voi, sono sicuro. Anzi, scrivetelo nei commenti come vi trovate, se avete errori come sempre, se non riuscite a fare qualcosa. Se non siete già iscritti iscrivetevi, magari iscrivetevi anche al server Discord, così almeno potete chattare sia con me che con gli altri utenti. Ci sono i vari canali dove postare problematiche di qualsiasi tipo e anche le vostre illustrazioni se volete condividerle. E da oggi quindi si apre un nuovo capitolo fra Automatic e Forge. Anzi, scrivetemi se secondo voi da oggi è il giorno in cui Forge prenderà il posto di Automatic. Ci vediamo alla prossima guida allora. Ciao!